Se Genova entra nella laguna, Venezia smette di esistere. Ascoltate il rintocco a martello della Marangona, la campana maggiore del campanile di San Marco, quella che per secoli aveva scandito i ritmi pacifici dei carpentieri dell'Arsenale. Ora suona a stormo. È un suono grave, metallico. Non chiama al lavoro, chiama alla difesa. Vibra nell'aria umida, sa di fumo e di legno bruciato. L'ammiraglio genovese Pietro Doria giura di mettere le briglie ai cavalli di San Marco. Gela il sangue ai senatori e alla città. Non è vana retorica. Dalle altane dei palazzi i veneziani possono quasi vedere le vele nemiche. Le imbarcazioni di Genova hanno forzato i passaggi a sud. Chioggia è caduta. La porta di casa è stata sfondata. La laguna, che per secoli era stata un grembo protettivo, si è trasformata in una trappola liquida. I rifornimenti sono tagliati. E per settimane nessuno sapeva se la Serenissima sarebbe sopravvissuta. Nel 1379 Venezia non era la potenza che ricordiamo. Era una città assediata, una repubblica ferita, un popolo che temeva di scomparire. Questa è La guerra di Chioggia, un documentario prodotto da Venezia e la sua storia. Ma come si era arrivati a questo fatale punto di rottura? Quale rancore aveva reso il Mediterraneo troppo stretto per due colossi mercantili? E perché potenze lontane strinsero un'alleanza mortale pur di schiacciare il leone marciano? Capitolo 1. Perché Genova e Venezia non potevano convivere? La risposta a questa domanda non si trova nelle stanze della politica, si trova nell'odore acre del sale e nel tintinnio dell'oro. Nel XIV secolo il Mediterraneo era diventato una stanza troppo piccola per due giganti. Da una parte c'era Venezia, dall'altra Genova, due repubbliche marinare enormi, due imperi che avevano disperato bisogno del monopolio totale sulle rotte orientali. Non si trattava di semplice concorrenza commerciale, era una questione di sopravvivenza economica. Ogni rotta navale verso Costantinopoli, ogni scalo nel Mar Nero, dalle mura fortificate di Caffa fino al porto di Tana, ogni carico di pepe, di seta o di allume che entrava nei magazzini di una città era ricchezza sottratta all'altra. Le galee sottili, le veloci navi da guerra a remi dell'epoca si incrociavano regolarmente in mare aperto e spesso la diplomazia lasciava il posto all'arrembaggio, al sangue sul ponte di legno bagnato e al rumore del metallo. Ma dietro i registri contabili c'era un odio culturale antico, viscerale. I veneziani si consideravano aristocratici, figli di un ordine statale superiore. Guardavano ai genovesi come a dei corsari senza regole, gente imprevedibile, disposta a tutto pur di accumulare ricchezza rapida. Di contro, i genovesi detestavano la presunzione marciana, vedevano i veneziani come mercanti arroganti, parassiti chiusi nella loro laguna e convinti di essere i padroni del mare per diritto divino. Questo disprezzo reciproco divenne letale quando Genova decise di cambiare strategia. Sapeva che Venezia era quasi inespugnabile dall'acqua, così costruì una tenaglia. I diplomatici genovesi si spinsero nell'entroterra europeo e strinsero un patto fatale con Luigi I l'Ungheria, detto il Grande, un sovrano potente che da anni premeva per strappare ai veneziani il controllo della costa dalmata. L'alleanza era di straordinaria efficacia strategica. L'Ungheria avrebbe schiacciato Venezia, premendo da nord e da est via terra. L'esercito ungherese minacciava i confini terrestri. Genova, nel frattempo, avrebbe chiuso la morsa via mare. L'obiettivo non era vincere una guerra commerciale, era l'accerchiamento totale, l'annientamento fisico ed economico del nemico. La Serenissima si ritrovò improvvisamente circondata, sola contro due delle potenze più ostili del tempo. La paura iniziò a serpeggiare tra i canali. Ma nel 1378 l'equilibrio si spezzò e la guerra smise di essere una minaccia lontana. Capitolo 2. Il disastro. Venezia perde. La guerra aveva smesso di essere una minaccia lontana. Ora aveva il rumore sordo del legno spezzato.
È il maggio del 1379. Ci troviamo nelle acque dell'Istria, davanti alla città di Pola. L'ammiraglio veneziano Vettor Pisani è al comando. Ha chiesto rinforzi, ha chiesto di far riposare i suoi uomini, logorati da mesi di pattugliamenti e malattie. Ma dal Senato veneziano l'ordine è stato categorico. Bisogna attaccare, e l'obbedienza, a Venezia, viene prima della logica tattica. La flotta genovese sembra in inferiorità numerica. È un'esca, un inganno strategico perfetto. Quando le galee veneziane si lanciano all'inseguimento, cadono in una trappola mortale. Altre navi genovesi sbucano all'improvviso, chiudendo la morsa. Il vento, fino a quel momento favorevole, gira bruscamente contro i veneziani. Le acque dell'Istria si trasformano in un cimitero galleggiante. La flotta veneziana subisce una disfatta totale. Le galee sottili, i veloci e letali gioielli della Repubblica vengono speronate e catturate. Il disastro militare si consuma in poche ore. Il bilancio è spaventoso. Più di 2000 marinai veneziani perdono la vita o finiscono in catene a remare per il nemico. A Venezia la notizia arriva come un colpo di scure. La spietata macchina politica della Serenissima si mette subito in moto. La Repubblica non perdona chi perde. Nei momenti di disastro assoluto, il governo ha bisogno di un colpevole perfetto per placare il terrore della piazza e deviare la rabbia popolare. Al suo rientro in patria non c'è alcuna pietà per il comandante sconfitto. Vettor Pisani non viene accolto come un soldato che ha obbedito a un ordine sbagliato del Senato. Viene immediatamente arrestato, spogliato del suo comando e umiliato pubblicamente. Immaginate la scena. Un uomo amatissimo dai suoi marinai, trascinato in catene davanti al suo stesso popolo. Ascoltate il suono friddo e metallico del ferro che sbatte sulla pietra d'Istria. La città guarda a testa bassa. Pisani viene rinchiuso nelle prigioni oscure, condannato al carcere mentre la Repubblica vacilla. Un senso di profonda e amara ingiustizia scuote i cittadini. Ma non c'è tempo per piangere le scelte della politica. Senza la sua flotta migliore e senza il suo comandante più carismatico, Venezia è nuda e Genova non aspetta. Il nuovo ammiraglio genovese, Pietro Doria, fiuta il sangue nell'acqua. Capisce che è il momento di osare l'impossibile. Spinge le sue navi oltre le difese naturali dell'Adriatico. Supera i lidi sabbiosi, forzando passaggi che i veneziani consideravano del tutto impraticabili per navi da guerra. Sonda i fondali insidiosi della laguna sud, centimetro dopo centimetro, entrando dove nessuno pensava fosse possibile. È l'agosto del 1379. Le truppe genovesi, supportate da terra dagli alleati padovani, sbarcano e mettono a ferro e fuoco la città di Chioggia. La guarnigione veneziana viene massacrata. La porta di casa è stata sfondata. Il nemico è letteralmente dentro la laguna. Non si combatte più per il controllo di una rotta commerciale in Oriente, si combatte per non morire. Salite sulle altane, guardate verso sud dai tetti dei palazzi patrizi. La distanza tra Venezia e Chioggia è un fazzoletto d'acqua. I cittadini possono distinguere a occhio nudo le schiere di vele nemiche che tagliano la linea dell'orizzonte. L'ansia si trasforma in un terrore paralizzante. L'orgoglio diventa disperazione. Se Genova fosse entrata nella laguna, la Repubblica sarebbe morta. Capitolo 3. La città nel panico. La Repubblica stava per morire e in quei giorni di fine estate del 1379 l'assedio genovese smise di essere un problema strettamente militare per trasformarsi in un incubo sociale. La morsa si stringe su Venezia. L'economia della Serenissima, il motore commerciale più potente del mondo conosciuto, si ferma di colpo. È un evento senza precedenti. Camminate mentalmente per le calli di quell'autunno. Il mercato di Rialto è irriconoscibile. I banchi di scritta, le antiche banche veneziane, sospendono i pagamenti o falliscono rovinosamente. I magazzini delle spezie, un tempo traboccanti di ricchezze esotiche, sono desolatamente vuoti. Non arrivano più merci dal mare, ma soprattutto non arriva più il grano.
Anche la terraferma padovana è in mano alle truppe nemiche e alleate di Genova. Venezia è letteralmente isolata sull'acqua. La fame diventa rapidamente il nemico più silenzioso e mortale. Il governo inizia a razionare drasticamente il pane. Guardie armate pattugliano i forni giorno e notte per evitare lo scoppio di sommosse. Un silenzio innaturale è sceso sui canali, rotto unicamente dal rumore martellante dei cantieri navali che lavorano in una corsa disperata contro il tempo. La popolazione è terrorizzata e il terrore non risparmia le sale dei palazzi patrizi. All'interno del Maggior Consiglio l'aria è pesante. Per la prima volta, tra le menti politiche più ciniche e brillanti d'Europa, si fa strada una parola fino ad allora rigorosamente impronunciabile: la resa. Alcuni nobili, pur di salvare la propria vita e ciò che resta delle proprie fortune, propongono di cedere. Vengono persino inviati ambasciatori al campo di Pietro Doria a Chioggia, offrendo condizioni di pace estreme e umilianti. Ma la risposta genovese, come sappiamo, è spietata. Genova non cerca compromessi diplomatici, cerca la fine fisica di Venezia. Per la prima volta, Venezia non sembrava invincibile. Eppure proprio in questo momento di abisso psicologico, la fredda macchina statale compie un capolavoro istituzionale. A Venezia non c'è un re da proteggere, c'è lo Stato, e lo Stato pretende sacrifici. Il patriziato viene spremuto senza pietà, viene imposto un prestito forzoso, un nuovo monte di guerra. Chi ha argento in casa lo porta alla zecca per fonderlo e pagare i soldati. Chi non ha soldi offre le proprie braccia per remare o per costruire barricate di legno in laguna. Il governo promette un premio impensabile pur di motivare la città. Le 30 famiglie popolani che daranno il maggior contributo in vite umane e denaro saranno ammesse nel Maggior Consiglio, ottenendo di fatto il titolo di patrizi. È un'apertura politica senza precedenti, dettata dall'emergenza. Ma i decreti e i soldi non bastano per vincere le guerre. Serve un simbolo, un gesto di assoluta, indiscutibile solennità che scuota l'animo dei cittadini. È qui che entra nella storia il doge Andrea Contarini. Non è un giovane capitano in cerca di gloria sui campi di battaglia, è un uomo stanco che ha ampiamente superato i 70 anni di età, un'età venerabile e fragile per l'epoca, eppure decide di abbandonare le certezze e la sicurezza di Palazzo Ducale. Il vecchio doge si presenta davanti al suo popolo in piazza, rifiuta l'evacuazione, rifiuta qualsiasi ipotesi di resa, annuncia che prenderà personalmente il comando dell'ultima flotta veneziana. Gli viene consegnato lo stendardo rosso e oro di San Marco. Contarini alza la mano e pronuncia un giuramento che segnerà per sempre la storia della Repubblica. Giura che non rimetterà mai più piede a Venezia, non rientrerà mai più nel suo palazzo, se non dopo aver sconfitto il nemico. Preferisce morire in mare aperto, a 70 anni passati, piuttosto che sopravvivere in una città schiava. Questo gesto di sacrificio incondizionato elettrizza la città. Vecchi artigiani e giovani garzoni corrono all'arsenale per arruolarsi. Lo sconforto diventa rabbia. La rabbia diventa preparazione tattica e metodica. Venezia ora ha armato le sue ultime navi, ha trovato l'oro per pagare i suoi marinai e ha un leader morale pronto al martirio. Ma per forzare il blocco genovese la forza di volontà non è sufficiente, serve un genio militare, serve un comandante navale capace di compiere l'impossibile in laguna. I marinai veneziani non hanno dubbi, sanno perfettamente chi vogliono al timone, vogliono l'unico uomo di cui si fidano ciecamente, l'unico uomo che ha le capacità tecniche per salvarli. Peccato che quella stessa persona sia proprio la stessa persona che la Repubblica tiene rinchiusa, condannata e umiliata nel buio di una cella. Capitolo 4. Il ritorno di Pisani e l'attesa di Zeno. I marinai veneziani si ammutinano, o quasi. Davanti al disastro imminente, le ciurme rifiutano di imbarcarsi se al comando non ci sarà l'uomo che considerano il loro unico vero leader, Vettor Pisani. È una pressione insopportabile per il Senato, ma la Repubblica è con le spalle al muro. Il patriziato deve piegarsi al volere della piazza. Pisani viene liberato.
Immaginate il momento in cui le pesanti porte di legno delle prigioni di Palazzo Ducale si aprono. L'ammiraglio emerge dal buio, è pallido, logorato dai mesi di reclusione nel freddo umido delle celle veneziane. I suoi occhi, abituati all'oscurità, vengono feriti dalla luce livida del bacino di San Marco. La folla lo aspetta, è un mare di popolo, artigiani, soldati e marinai. Appena lo vedono, esplode un boato incontrollabile. Migliaia di voci gridano all'unisono un solo nome: Viva Pisani! Viva Pisani! È l'istante in cui un uomo comune avrebbe potuto vendicarsi. Era stato tradito dalla politica e ora doveva salvare la politica. Avrebbe potuto usare quella folla per rovesciare il Senato e prendere il potere, ma Vettor Pisani appartiene a una razza istituzionale diversa. Alza le mani magre per chiedere silenzio e quando la piazza si zittisce, la sua voce risuona ferma. Non gridate Viva Pisani, gridate Viva San Marco. È una lezione di lealtà assoluta, un gesto di grandezza morale che azzera le polemiche e ricompatta un'intera nazione in un solo istante. Pisani non perde un secondo, riprende il comando e si trasferisce all'Arsenale. La situazione tattica è disperata. Genova controlla Chioggia e la intera laguna sud. Venezia ha racimolato poco più di 30 galee. Molte sono vecchie, ripescate dai fondali o rattoppate in fretta. Gli equipaggi sono in gran parte formati da popolani e mercanti che non hanno mai tenuto in mano un'arma. Serve una strategia folle per capovolgere la situazione. Pisani e il doge Contarini elaborano un piano suicida. Invece di aspettare l'attacco genovese a Venezia, andranno loro, a Chioggia. Non per attaccare frontalmente l'immensa flotta di Pietro Doria, ma per imbottigliarla. L'idea è affondare navi cariche di pietre nei canali di uscita di Chioggia, chiudendo i genovesi in una trappola, un assedio al contrario. La notte del 21 dicembre 1379, nel cuore di un inverno spietato, la flotta veneziana si muove silenziosa nell'oscurità. L'acqua della laguna sta letteralmente ghiacciando. I marinai remano con le mani spaccate dal gelo. L'operazione ha inizio. Con un coraggio disperato, i veneziani riescono a bloccare le vie di fuga marittime affondando i relitti. I genovesi, da assedianti, diventano improvvisamente assediati. Ma c'è un problema tattico enorme. Il blocco veneziano è sottile come carta. Pisani ha poche navi e i suoi uomini stanno morendo di freddo e stenti sulle galee di pattuglia. Pietro Doria, da dentro Chioggia, capisce che gli basta resistere. Appena i veneziani cederanno per svenimento, la flotta genovese uscirà e spazzerà via tutto. A Venezia lo sanno bene. L'intero piano, l'intera sopravvivenza della Repubblica si regge su un'unica esile speranza: la flotta d'Oriente. 14 galee pesantemente armate e truppe veterane al comando dell'unico altro grande ammiraglio veneziano in vita, Carlo Zeno. Zeno era in missione nel Mediterraneo orientale da mesi. Non sapeva nulla del disastro di Pola, non sapeva dell'invasione genovese. Il Senato gli aveva inviato fregate velocissime con l'ordine di trovarlo ad ogni costo e riportarlo a casa. Ma il mare è immenso e le notizie viaggiano lente. I giorni passano inesorabili. Nelle acque gelide davanti a Chioggia, gli uomini di Pisani e del vecchio doge non hanno più razioni. Il freddo uccide più delle balestre genovesi. La resistenza è al limite del collasso. I veneziani guardano ininterrottamente l'orizzonte verso il mare aperto, sperando di vedere le vele amiche. Ma il mare resta vuoto. Zeno non era ancora arrivato e il tempo di Venezia sembrava definitivamente scaduto. Capitolo 5. La svolta. Il tempo di Venezia sembrava definitivamente scaduto. È la fine di dicembre del 1379. La laguna sud è una distesa d'acqua gelida, punteggiata di ghiaccio.
Le cronache dell'epoca descrivono uno degli inverni più rigidi a memoria d'uomo. Sulle galee veneziane che bloccano i canali di Chioggia, gli uomini muoiono, non per le frecce nemiche, muoiono di freddo. Le vele sono rigide, i cordami sono ricoperti di brina. Il blocco navale ideato da Vettor Pisani sta funzionando. I genovesi sono fisicamente intrappolati all'interno della città, ma il prezzo da pagare per mantenere questa prigione d'acqua è insostenibile. I marinai veneziani sono stremati, hanno fame e cominciano a cedere. Solo la presenza del doge Andrea Contarini, 72 anni, fermo sul ponte della sua galea abbattuta dal vento gelido, impedisce il collasso. Ma la resistenza umana ha un limite. A Venezia, in Senato, si discute l'impensabile: ordinare a Pisani di ritirare la flotta, togliere l'assedio, arrendersi all'inverno per salvare gli ultimi uomini. Se lo fanno, la flotta genovese uscirà da Chioggia e spazzerà via la Repubblica. È un'agonia lenta. Alcuni senatori chiedono di fissare un termine, oltre il quale sarà impossibile continuare l'assedio. Molti temono che senza l'arrivo di Zeno, Venezia non possa resistere ancora a lungo. E se Carlo Zeno non fosse mai arrivato? E se la sua flotta fosse colata a picco in una tempesta nel mare Egeo? E se le fregate veneziane non lo avessero mai intercettato? La Serenissima aveva scommesso la sua intera esistenza su un pugno di navi disperse nel Mediterraneo. È l'alba del 1° di gennaio 1380. La vedetta di una galea veneziana scruta il mare aperto. All'orizzonte compaiono delle vele, 14 galee. Si avvicinano rapidamente verso i lidi della laguna. Il sangue gela nelle vene dei marinai. Se sono rinforzi genovesi, la flotta di Pisani verrà schiacciata in una morsa fatale tra Chioggia e il mare. L'ansia è totale. Si preparano faticosamente le armi per un'ultima, disperata resistenza. Le navi si avvicinano ancora. Il vento gonfia le tele. I colori diventano finalmente visibili. Non è la Croce Rossa di Genova, è il Leone d'Oro su sfondo crimisi, è lo stendardo di San Marco. È Carlo Zeno ed è il miracolo di Capodanno. Zeno non porta soltanto 14 navi da guerra in perfette condizioni, porta truppe veterane, porta viveri freschi, porta armi, ma soprattutto porta un'ondata di entusiasmo travolgente. I marinai veneziani piangono di gioia. Il clamore dei festeggiamenti arriva fino a Chioggia. Per i genovesi quel suono è una condanna. Pietro Doria, rintanato nella città occupata, capisce immediatamente cosa è successo. La fragile trappola di Pisani ora ha i denti d'acciaio della flotta di Zeno. Genova non ha più alcuna via di uscita. L'assedio inverso è ormai perfetto. I cacciatori sono diventate la preda. Ma chiudere in gabbia l'esercito più potente e spietato del mare non significa averlo sconfitto, significa doverlo affrontare in una lotta all'ultimo sangue. Capitolo 6. Chiusura emotiva. L'assedio a Chioggia dura altri 6 mesi. Una guerra di logoramento spietata, in cui il freddo, la fame e la disperazione mietono più vittime dei dardi di balestra. Pietro Doria, il superbo ammiraglio genovese che aveva giurato di mettere le briglie ai cavalli di San Marco, non vedrà mai la fine del conflitto. Muore a gennaio, colpito dalle macerie di una torre crollata sotto il tiro delle bombarde veneziane appostate lungo i canali. Privati del loro leader e stremati dalla mancanza di viveri, nel giugno del 1380 i genovesi si arrendono. Le truppe genovesi escono dalla città devastata, consegnando le armi. Sono ombre di uomini, eppure a Venezia non ci sono grandi festeggiamenti. Le casse dello Stato sono completamente vuote. Una parte enorme della popolazione è morta o caduta in miseria. L'anno successivo, nel 1381, viene firmata la pace di Torino. Le condizioni per la Repubblica sono durissime. La Serenissima è costretta a cedere la preziosa costa della Dalmazia e a rinunciare a molti dei suoi privilegi commerciali. Non fu una vittoria felice, fu una sopravvivenza strappata con i denti.
Ma l'obiettivo finale, quello più viscerale e disperato, era stato raggiunto. Venezia esisteva ancora. Genova, pur non essendo stata annientata militarmente, uscì da questo conflitto logorata nelle sue fondamenta, perdendo per sempre l'opportunità di dominare l'Adriatico e iniziando una complessa fase di instabilità politica. Da quel momento Venezia comprese di non essere immortale e forse fu proprio questa consapevolezza a renderla più prudente, più strategica, più duratura. La guerra di Chioggia non fu soltanto una battaglia, fu una cicatrice. E le cicatrici, nella storia, insegnano più delle vittorie. Se volete continuare ad esplorare la grande storia della Serenissima, trovate altri documentari su questo canale. Io vi ringrazio per aver viaggiato nel tempo con noi. Perché Venezia non fu grande soltanto quando vinse, fu grande quando rischiò di sparire. Questo è Venezia e la sua storia.